Buonasera, ben arrivati e allora diamo inizio a questa seduta dell'adunanza pubblica dell'Accademia e prima di dare la parola ai relatori di oggi iniziamo con la lettura del verbale della seduta precedente. Adunanza pubblica del 27 novembre 2025. Presiede Sannibale e segretario Maras. Sono presenti i soci effettivi Bartoloni, Brandt, Caldelli, Fiocchi Nicolai, Granino Cecere, Gra, Gregori, Mazza, Moretti Sgubini, Palma Venetucci, Picozzi, Quilici Gigli, Spera, Taglietti e i soci corrispondenti Ambrogi, Capriotti Vintozzi, D'Andria, Marin, Migliorati, Nonnis, Ricci, Salvetti, Valeri. Dopo la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente, il Presidente prende la parola per comunicare che all'invio di un messaggio augurale da parte dell'Accademia nella fausta circostanza della sua elezione alla cattedra di Pietro, il Santo Padre Leone XIV ha voluto esprimere il suo ringraziamento, impartendo la benedizione apostolica estesa a tutti i soci dell'Accademia, comunicata attraverso la lettera di Monsignor Edgar Pegna Parra, sostituto della Segreteria di Stato, nella quale il Presidente stesso procede a dare lettura. Annuncia poi che giovedì 20 novembre presso lo Spazio Vergemi in Villa Giulia, 142 a Roma, è stato presentato il volume di Anna Maria Ramieri, socio corrispondente, scomparsa nel 2013, dal titolo Alla scoperta di Roma antica e monumenti minori. Sono intervenuti come relatori all'evento Raffaella Giuliani, Gianluca Gregori, Vincenzo Fiocchi Nicolai e Maurizio Giovagnoli. Il Presidente annuncia quindi che la professoressa Luisa Migliorati, socio corrispondente e rappresentante della Pontificia Accademia Romana di Archeologia presso l'Unione Académique Internationale, è stata eletta Presidente della stessa organizzazione in occasione dell'Assemblea Generale tenutasi a Mainz il 13 e 14 ottobre 2025. Vengono espresse a nome dell'Accademia le più vive congratulazioni per questo meritato riconoscimento, nonché il ringraziamento per il suo instancabile e sempre attivo impegno di rappresentanza. Si prosegue con le congratulazioni al professor Francesco D'Andria, socio corrispondente dell'Accademia, per la sua nomina a socio nazionale dell'Accademia Nazionale dei Lincei, presso la quale il 28 novembre 2025 si terrà un convegno dal titolo Tra Oriente e Occidente, pellegrini alle tombe degli Apostoli, organizzato dal professor D'Andria con la partecipazione di numerosi altri consoci dell'Accademia, tra i quali André Fauché, Francesca Romana Stasolla, Vincenzo Fiocchi Nicolai, Lucrezia Spera, Pietro Zander e Norbert Zimmermann. Da ultimo, il Presidente informa tutti i convenuti che la sede della Pontificia Accademia Romana di Archeologia è stata definitivamente trasferita in via Napoleone III numero 1, presso il Palazzo del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. Le complesse operazioni del trasloco, che hanno coinvolto tutto il mobilio, le opere, i documenti e la biblioteca, in pratica tutto il suo prezioso patrimonio materiale e di memoria storica, hanno avuto luogo a luglio 2025, mentre una prima sistemazione della sede con il rimontaggio del mobilio e la ricollocazione del materiale imballato si è giunti solo nel mese di novembre. Il Presidente ringrazia pubblicamente il Cancelliere, Dottor Valerio Mancuso, per la generosa collaborazione alla risistemazione della nuova sede. Si ricorda che già nel 2008 l'Accademia aveva dovuto trasferire la propria sede presso via della Conciliazione numero 5, in uno spazio consono di circa 200 metri quadri, lasciando la propria sede storica nel Palazzo della Cancelleria, assegnata nel 1943 per bonifico interessamento di Papa Pio XII. In precedenza, a partire dalla sua fondazione, l'Accademia ha occupato varie sedi sempre prestigiose: Palazzo Corsini, il Campidoglio, Palazzo di Sant'Apollinare, Palazzo Pio al Teatro di Pompeo e l'Archiginnasio. Dopo il 1870 si trasferì dapprima nel Palazzo di Propaganda Fide, poi nel Palazzo Sinibaldi, nel Palazzo della Cancelleria Apostolica con una sede provvisoria e poi nel Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, dove fa ritorno esattamente dopo un secolo. Il trasferimento ha come fine quello di armonizzare le attività istituzionali specifiche del PIAC e della PARA assieme a quelle delle due istituzioni già ospitate nello stesso palazzo sede del PIAC, ovvero la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e la Pontificia Accademia Cultorum Martyrum, mantenendo ognuna la propria autonomia in osservanza delle rispettive prerogative, ma nella prospettiva di costruire la Casa dell'Archeologia della Santa Sede. Il progetto recupera, nella prospettiva delle attuali esigenze, lo spirito e quanto previsto un secolo fa dalla motu proprio I Primitivi Ceneteri, emanata da Papa Pio XI l'11 dicembre 1925, secondo cui il PIAC e la PARA, insieme con la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, riunite in apposita sede e debitamente armonizzate, potranno agevolmente completarsi e coadiuvarsi nel fine comune di così alta importanza.
L'adunanza prosegue quindi dando la parola al professor Jacopo Tambolli, che presenta una relazione dal titolo "Remota quanto la celebrità dei suoi bagni appellati chiusini e rammentati da Orazio, novità e ripensamenti dallo scavo di San Casciano dei Bagni". La relazione prende le mosse dalla possibile identificazione dei reperti di fonte esclusivi con gli antichi bagni termominerali di San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena. Tambolli ha discusso le evidenze del bagno grande di San Casciano dei Bagni, dove a quote cronologiche diverse la cura ricordata da Orazio, qui caput et stomacum supponere fontibus audet clusivis, trova confronti nelle pratiche mediche della doccia della testa e della doccia dello stomaco. Anche le evidenze del deposito votivo dentro la grande vasca in travertino si associano a offerte di bronzo conformate, tra le altre come occhi, maschere e teste caratterizzate, peraltro da ricchi testi scritti in etrusco e in latino. La disamina delle novità dell'ultima campagna di scavo si è così incentrata sulla moltiplicazione di fulmini in bronzo, sulla presenza di ossa animali secluse entro la statua di Mezzodorso e Bonzo dedicata alla fonte calda da Gaius Roscius e infine sul complesso rito di abbandono del santuario nel V secolo d.C. con la presentazione di un altare mozzato e riposizionato di fronte all'accesso del sacello. Sebbene l'identificazione dei fonte esclusivi non sia possibile, e anzi quel plurale restituisce una pluralità di siti, il recente rinvenimento della statua di una bambina o bambino con l'indicazione di dedica da parte di un Art Fanston True chiusino che menziona il santuario o il dio di Chiusi, ribadisce la centralità di questo paesaggio marginale per il territorio della città-stato. Al termine della relazione, cui fanno seguito i commenti di Sannibale e Maras, il Presidente ringrazia tutti i convenuti e li invita alla successiva adunanza del mese di dicembre. Non ci sono osservazioni, approviamo questo lungo verbale che abbiamo appena letto. Passiamo quindi alla comunicazione di oggi, l'ordine del giorno che vedrà appunto susseguirsi 3 relatori, la professoressa Maria Grazia Grenino Cecere, socio effettivo, professor Davide Nonnis, socio corrispondente, e la dottoressa Sandra Gatti, dal titolo "Preneste, un itinerario tra luoghi di culto di divinità note e inaspettate". Quindi la parola ai relatori che prenderanno posto, mentre noi, anche per questioni logistiche, lasciamo sguarnita la presidenza e lo seguiamo